Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi vorrei parlarvi dei concetti di suono avanti e suono indietro. Vorrei fare chiarezza su alcuni concetti un po' nebulosi nella didattica vocale. Questi sono i concetti di suono avanti e suono indietro. Cosa significano questi termini? Innanzitutto bisogna capire che queste sono metafore spaziali. Significa che se paragonassimo il nostro suono a una collocazione spaziale, lo potremmo immaginare più avanti o più indietro. Ma avanti e indietro rispetto a cosa? La prima risposta possibile potrebbe essere più avanti o più indietro rispetto alla nostra faccia o al nostro palato, per esempio. Ma questa risposta è insoddisfacente, secondo me, perché non tiene conto di tanti fattori ed è piuttosto vaga. Vediamo insieme quali sono questi fattori e cerchiamo di capire quante accezioni può avere la metafora del suono avanti e del suono indietro, secondo il mio parere. Innanzitutto potrei dire che un suono avanti è un suono pieno, mentre un suono indietro è un suono in falsetto. Quindi voce piena, falsetto. Oppure potrei dire che un suono avanti è un suono più proiettato, mentre un suono indietro è un suono più trattenuto. Oppure potrei intendere che il suono più avanti è più in maschera, mentre il suono indietro va in una consonanza più nella zona occipitale della testa. Potrei farlo. Oppure potrei dire che un suono avanti è un suono più compresso. Ci sta. Oppure un suono indietro invece è un suono meno compresso e magari anche sfiatato. Oppure potrei intendere che un suono avanti è un suono alla laringe alta, mentre un suono indietro è un suono alla laringe bassa, perché cambia proprio la percezione. Potrei farlo, però vedete quanti termini e quante metafore si usano per spiegare altre metafore. Quindi bisogna stare molto attenti e cercare di capire quali insidie ci sono dietro a ciascuna di queste accezioni e cercare di capire anche come e quando utilizzarle. Alcune di queste diciture, tra l'altro, cozzano tra di loro, perché io potrei fare un suono avanti nel senso di suono in maschera, suono proiettato, però farlo in falsetto, per esempio, quindi sarebbe indietro dal punto di vista della pienezza, ma avanti dal punto di vista della consonanza. Se faccio è un suono avanti o è un suono indietro? Dipende come lo intendiamo, d'accordo? Quindi dipende. Partiamo dal concetto del suono avanti come voce piena, mentre il suono indietro sarebbe appunto il falsetto. Il problema subentra però se associamo la voce piena all'M1 o peggio ancora al registro di petto. Il fatto che la voce suoni piena è una percezione acustica data da diversi fattori, che non è il caso di sviscerare in questo momento per non dilungarci. Tuttavia la cosa importante è capire che la voce piena non si identifica con l'M1, col meccanismo del parlato, perché esiste una voce piena anche in M2 che ha le stesse caratteristiche timbriche dell'M1 e inoltre non può essere associata al registro di petto perché la consonanza di petto riguarda solo le note più gravi della nostra estensione. A questo punto, se valgono le precedenti premesse, nel momento in cui chiediamo a un allievo di cantare più avanti, nel senso di cercare un suono più pieno, bisogna assolutamente contestualizzare che questa pienezza non deriva dal fatto che si debba cantare in M1 né tantomeno in registro di petto, perché in quel modo l'allievo verrebbe portato a spingere, a stringere la gola e a sforzarsi. Si può intendere invece per suono avanti un suono più proiettato e un suono indietro un suono più trattenuto, più frenato. Anche in questo caso bisogna capire che la proiezione non deve essere associata allo spingere di più, perché è vero che devo immaginare di indirizzare il mio suono davanti a me come se lo indirizzassi lontano, però allo stesso tempo non devo spingere troppo perché altrimenti appunto ricadiamo di nuovo nella problematica appunto di sforzarci. La proiezione è data invece da un buon accordo pneumofono-risonanziale, cioè un equilibrio tra l'appoggio e il sostegno, quindi la respirazione, il lavoro delle corde vocali e il lavoro a livello di risonanza. Quindi dipende dai casi. Se tendiamo ad avere un suono un po' flebile,
d'accordo? Allora dovremo concentrarci su proiettare di più e quindi attivare anche maggiormente il sostegno, per esempio. Se invece tendiamo a spingere troppo perché siamo molto irruenti, ok? Dovremo lavorare invece su cercare il suono più indietro, nel senso di trattenerci un po', evitando di spingere in maniera eccessiva, e lavorare molto di più invece con l'appoggio, per esempio. Quindi se mi arriva un allievo che canta pianissimo, mi canta per esempio, non so, we will rock you. È ovvio che non sta proiettando, non sta sostenendo, non sta liberando la voce e il suono non è avanti in questo senso, d'accordo? E quindi dovrà lavorare molto più sulla proiezione. Se invece mi arriva un altro che mi fa we will rock you a caso, allora gli dico no, aspetta, pensa il suono un po' più indietro, we will, per evitare di spingere troppo, d'accordo? Un altro modo di intendere il suono avanti o il suono indietro è quello di associarlo alla consonanza, che può essere più verso la maschera, le ossa della faccia, oppure verso una consonanza di testa, nella zona occipitale, quindi dietro la nuca. Se io faccio un suono in maschera, è sicuramente molto più avanti e anche più proiettato rispetto a un suono più indietro, nel senso appunto di consonanza di testa. In questo modo il suono appunto scivola dietro in questo punto di consonanza. Anche in questo caso bisogna capire se l'allievo ha bisogno di lavorare più sulla maschera perché tende a ingolare il suono, quindi mi canta, non lo so, I want to break free. Mi vengono esempi sui Queen oggi, ma va bene così. E in questo caso dovrà lavorare più sul portare il suono avanti, nel senso di verso la maschera, per evitare di ingolare e quindi fare meno fatica, e quindi si sposterà l'asticella e lo porterà avanti. I want to break free! Molto meglio. Se invece avesse fatto il contrario, se fosse partito da un suono molto in maschera, molto schiacciato, I want to break free! Gli avrei detto no, porta il suono un po' più indietro, nel senso di, bisogna sempre contestualizzare, nel senso di portarlo più verso una risonanza, diciamo, una consonanza intermedia, d'accordo? Non deve essere troppo avanti, ok? Non deve essere troppo in maschera, non deve neanche essere troppo verso la nuca, deve stare a metà, ok? E quindi in questo modo, invece di fare farà I want to break, ed è di nuovo bilanciato. Un altro modo che si può intendere il suono avanti e il suono indietro può essere relativo all'altezza della laringe, perché ci sta che quando la laringe è in una posizione più bassa, gli armonici gravi sono più evidenti e quindi la percezione del suono è che sia un po' più ovattato, a discapito appunto degli armonici acuti. Mentre al contrario, se la laringe è in una posizione alta, si accentueranno gli armonici acuti a discapito di quelli bassi, e questo effetto acustico produce appunto l'illusione che il suono sia più avanti. Se io faccio Take my hand, la laringe è bassa, quindi il suono sembra più caldo e anche un po' più indietro. In realtà non è così, però la percezione è quella. Se invece la laringe la tengo più alta, Take my hand, è sicuramente percepibile come più avanti, ma è solo questione di armonici. Oltre al fatto che con la laringe bassa il suono tende effettivamente ad andare più verso una consonanza di testa, mentre con la laringe alta il suono trova una collocazione migliore nella maschera. Infine, per suono avanti si potrebbe intendere un suono più compresso, mentre un suono indietro un suono non compresso o addirittura sfiatato e arioso. Questo perché la compressione esalta tutti gli armonici della voce piena, e nel momento in cui ci sono questi armonici il suono viene percepito più avanti. Il problema sta anche qui, capire che il suono avanti non è avanti nella produzione, quindi nel meccanismo vibratorio delle corde, quanto piuttosto nella percezione acustica, perché si esaltano appunto degli armonici della voce piena. Anzi, in realtà, per comprimere dovremmo pensare indietro. Il suono lo percepiamo avanti, ma dovremmo pensare indietro, nel senso che dobbiamo trattenere il suono. Solo in questo modo attiviamo maggiormente l'appoggio e attiviamo tutte le strutture sovraglottiche, tra cui le false corde, che ci permettono di ottenere questo suono trattenuto. Quindi anche in questo caso compresso non significa spinto in avanti, e la compressione può avvenire tanto in M1 quanto in M2. Un suono compresso, se ben gestito, ci dà l'illusione di un suono pieno e collegato su tutta l'estensione, e quindi di un suono avanti, quando in realtà è
il frutto di un equilibrio tra tantissimi fattori. Se io faccio un suono compresso lo percepiremo più avanti, anche se io lo sto trattenendo indietro, per esempio. And I. Se invece lo faccio più sfiatato, lo percepiremo più indietro. And I. Quindi, in conclusione, non ha nessun senso dire di mettere il suono avanti o il suono indietro se non si contestualizza quello che stiamo intendendo in quel momento con questi termini. In base alla situazione, questi concetti possono avere significati completamente opposti. Faccio quindi un appello a tutti gli insegnanti di canto. Cerchiamo di dare peso alle parole che utilizziamo nella nostra didattica, perché possono influenzare tantissimo in modo positivo o anche negativo i nostri allievi. Se non abbiamo prima di tutto noi l'assoluta chiarezza di questi concetti, di come si possono combinare tra loro, non possiamo fare altro che alimentare la confusione e la frustrazione dei nostri allievi. E mi rivolgo invece agli allievi: non abbiate paura a fare domande e a chiedere: ma cosa intendi? Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Se avete domande scrivetele nei commenti e potranno diventare il tema di video futuri. Vi aspetto al prossimo video. Ciao!